Oggi vorrei spendere due parole sulle case ammobiliate da mettere in affitto. Purtroppo vedo che spesso sono maltrattate, al loro interno vengono messi mobili un po' a caso, spesso recuperati da altre case. Il risultato è avere ambientazioni che non legano l'una con l'altra e che non sono funzionali, e quindi le case non vengono richieste. Ciao, benvenuta su questo canale, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Dicevamo case ammobiliate da affittare. Un tempo chi cercava questo genere di abitazione si sapeva accontentare, oggi però no. Anche la persona che sa fin da subito che la situazione sarà per un breve periodo vuole avere comunque una casa carina e confortevole. In fondo lo vogliamo tutti. Solo che le case ammobiliate da mettere in affitto non sono per niente facili da arredare. Se casa tua infatti deve rispecchiare la tua personalità unica, una casa che potenzialmente potrebbe ospitare chiunque, chi dovrebbe rappresentare? Obiettivamente nessuno. Nonostante questo, anche in questo caso, per arredare in maniera corretta e riuscire ad attrarre potenziali inquilini, ci andrebbe un progetto dettagliato. Il rischio, in caso contrario, è di ottenere un appartamento poco funzionale ed esteticamente poco gradevole, quindi non appetibile. La difficoltà spesso però è di riuscire a trascendere il proprio gusto personale. Se hai una casa che vuoi arredare per poi metterla in affitto, è facile che tu ti lasci un po' guidare da ciò che ti piace. Ma questa casa, ricordati, non deve rappresentare te. Bisogna riuscire a capire qual è il target di possibili affittuari. Single, coppie, famiglie, eccetera. Questa è la prima cosa a cui bisogna pensare per poter in qualche modo riuscire a rappresentare un'intera categoria. Come si fa a capire? Come puoi immaginare, un ruolo importante lo ha la dimensione e la conformità della casa. Un monolocale difficilmente si adatta alle esigenze di una famiglia. Un secondo elemento da tenere in considerazione è la posizione dell'alloggio. Potrebbe essere adatto a degli studenti se fosse vicino ad una zona universitaria, per esempio. Una volta individuato quello che potrebbe essere il target migliore, si potrà cominciare a fare un progetto. Fare il progetto anche per le case ammobiliate da mettere in affitto ti permetterà di avere una visione di insieme del risultato finale e capire se possa o meno essere funzionale per coloro che dovranno viverci. Inoltre ti permetterà di capire che tutti gli ambienti leghino tra di loro, mantenendo un filo estetico adeguato. E, non da ultimo, potrai capire quanto il tuo gusto personale possa avere influenzato il tutto. Ricorda sempre che la casa deve rappresentare un target e non te. Il target ti permette di riuscire ad arredare in maniera funzionale, ma certo non è facile capire a livello estetico come scegliere stili e colori. Tendenzialmente l'ideale è essere il più neutro possibile, con uno stile semplice e lineare, non per forza moderno, attenzione. In questo caso ti sarà di aiuto nuovamente la conformità della casa e i colori già presenti per esempio nelle piastrelle del pavimento. Puoi dare tocchi di colore, ma sempre senza esagerare, per lasciare spazio alla personalizzazione. Questa è una cosa importante perché chi vivrà in quella casa dovrà sentirsi a proprio agio e, lo abbiamo detto più volte, questo è possibile se la casa ci rappresenta. Ora, è ovvio che chi affitta sa che non potrà trovare una casa che lo rappresenta al 100%, però trovare una casa in cui possa anche riuscire a dare un tocco della sua personalità sicuramente lo farà sentire bene. I vantaggi di avere case ammobiliate da mettere in affitto progettate nella maniera corretta sono molteplici. Difficilmente la casa rimarrà sfitta per lungo tempo
I prezzi degli affitti possono essere anche un po' incrementati, alzando di fatto il target di chi cercherà quel tipo di alloggio. Gli affittuari si sentiranno coccolati e tendenzialmente avranno più cura di ciò che gli viene dato. Questo te lo dico per esperienza, ho curato molte case ammobiliate da mettere in affitto, ho arredato case vuote e ho sistemato case parzialmente arredate. Quindi se hai dei dubbi non esitare a contattarmi. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento, ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto e attiva anche la campanella così sarai avvisata quando verrà pubblicato il prossimo video. Ti auguro un buon proseguimento, a presto, ciao!